Okay, we're ready to go. Excellent. Well, buonasera, signori e signora. I'm very pleased to announce that that is pretty much Italian as I know. Questo è tutto l'italiano che conosco. I can say sì, that's very good. Posso dire sì. And my favorite expression in Italian is dove è il bagno? E la mia espressione favorita in italiano è dov'è il bagno. I learned that many years ago and it's the one thing that just sticks in my mind. È una cosa che ho imparato molti anni fa e che mi è rimasta in mente. So thank you very much for being here, and it's a great pleasure and a great honor to be here for the release of my very first Italian translation. Grazie per essere qui, è un onore per me essere qui per il lancio del mio primo libro in italiano. And thank you to the publishers, with great respect to them, for having chosen my book. Grazie agli editori per aver scelto il mio libro. And thank you for Christina Reddy for the brilliant translation that she did. Come on. I have to translate myself. And thank you to Cristina and Antonio for hosting us and looking after us here in Italy. Thank you very much. Grazie a Cristina e Antonio per averci ospitato. All right, now I believe I have to squeeze a 3-hour presentation into 2 hours with translation. Devo ridurre una presentazione di 3 ore in una presentazione di 2 ore che comprenda anche la traduzione. So this is going to be an exciting journey. So fasten your seatbelt. Mike, Sabrina says that it's less than 2 hours. That's going to be even. Now we're going to be Enzo Tellinger. All right, so let's go. Cominciamo. These are some of the books that I've written. Questi sono alcuni dei libri che ho scritto. If you're not familiar with them, Se non li conoscete, you can have a quick look. potete dare un'occhiata. What now? Oh, here we go. This is by Italian translation by Cristina Reddy. Thank you, Mike. Okay, so what I'm going to do is I'm going to try and connect the dots from the past to the present to try and make sense why the world is so crazy. Cerchiamo di collegare i puntini dal passato al presente e di vedere che cosa succede. And in this process, I will try and indicate to you that pretty much everything we've been taught is a lie. E durante questa presentazione cercherò di farvi capire che tutto quello che ci hanno insegnato è sbagliato. And this is quite a shocking realization, I must tell you, that I've had to take many years to process. Mi ci sono voluti molti anni per digerire questa informazione. When I first heard this expression many, many years ago, I thought, what an idiot. How can you say that? Inizialmente, tanti anni fa, ho pensato, quando mi veniva detto questo, pensavo, ma che idiota, insomma, non è possibile che ci abbiano detto tutte le bugie. Unfortunately, the more research I do and the more I look into the ancient past, the more I look at the education system, the political system, and the sciences, I realize that it's actually true. E invece andando avanti con la ricerca, guardando i sistemi politici, il sistema politico e il sistema di educazione che abbiamo, mi sono reso conto che questo è vero. And if you're not familiar, if you're not aware of this yet, I suspect you might have some very interesting, sober revelations to come yet. E se ancora non vi siete resi conto di questo, avrete a breve una grande rivelazione. We are told that the ancient people were primitive. Ci è stato detto che gli antichi erano primitivi. And they looked something like this. E avevano questo aspetto. But it's these people that built countless megalithic ancient structures. Ma questa gente ha costruito dei complessi megalitici enormi. Something like this. Qualcosa come questo. And that. Questo. And then they went into the desert and built a big statue. E poi si sono messi a costruire grosse statue nel deserto. And then they went up the mountain in Lebanon and built giant blocks because they had nothing better to do. E siccome non avevano nient'altro da fare, sono andati in cima alle montagne in Libano a fare delle costruzioni con dei blocchi giganteschi. And they went into the desert and built giant things that they called pyramids. E poi sono andati nel deserto e hanno cominciato a costruire delle cose enormi che hanno chiamato poi piramidi. And I only recently discovered why they were able to do all this stuff. E solo recentemente mi sono reso conto di perché erano capaci di fare tutto questo. Because they didn't have jobs. Perché non avevano un lavoro. They didn't have to wake up every morning. Non dovevano lavorare tutti i giorni. And go to work. So they could get together and plan
to do incredible things. Siccome non avevano niente da fare, non dovevano lavorare, si trovavano insieme e si divertivano a fare delle cose come queste. So they built stuff like this because they had nothing else to do. Non avevano nient'altro, quindi si intrattenevano così. And they went up the mountain and did more weird stuff. Hanno fatto un sacco di cose strane in cima alle montagne. And they went up big mountain in Siberia and carved giant blocks and just left it there because they knew that sometime in the future it would confuse the people. E poi sono andati in cima alle montagne in Siberia, hanno tagliato dei blocchi e li hanno messi lì perché giusto per il gusto di sapere che nel futuro sarebbero stati un problema per capire, sarebbe stato un problema capire di che cosa si trattava e che cos'erano. And they dug a big hole in the ground and surrounded with stones because it looked cool. E poi siccome era figo, allora sono andati a fare dei grandi buchi per terra e li hanno circondati di pietre. And then they went up the mountain and started what is now the alphabet. E poi hanno cominciato a fare in cima alle montagne l'alfabeto. We can clearly see that the original alphabet began with a H. Possiamo vedere che in origine l'alfabeto è cominciato con un H. And then they decided to carve a whole city out of a solid mountain. E poi hanno deciso di costruire una città intera scavando una montagna. And more pillars, they just needed more and more pillars all the time. E poi avevano bisogno di più e più pilastri, sempre più pilastri. And then they giant blocks and they put it in a big hole in the ground and they covered it in sand. Blocchi giganteschi che mettevano i grandi buchi nel terreno e poi li ricoprivano di terra. Because they didn't like it. Perché non gli piaceva. And then they built a big thing like this, which, vibrates when you look at it from the air. E poi hanno costruito una roba di questo genere che vibra quando la guardate dall'alto. And they did all of this with ropes, pulleys, hammers and chisels. E hanno fatto tutto questo con spingendo i massi di pietra con martelli e scalpelli. And we're supposed to believe that. E dobbiamo credere a tutto questo. The interesting thing about this is that what you've just seen are ancient civilizations that all seem to be in the northern hemisphere or along the equator. Ma la cosa interessante è che di tutte queste civiltà antiche tutto questo sembra essere nell'emisfero nord del pianeta. Until I came along in 2007 and started to share the ancient ruins of southern Africa, very little was ever imagined or seen in the southern hemisphere. E fino a quando nel 2007 non ho cominciato a rendere noto quello che avevo scoperto nel sud dell'Africa, una delle pochissime cose che sono state trovate nell'emisfero sud. Fortunately for me, the Fortunatamente per me, ancient ruins of southern Africa tell us a very different story. le antiche rovine del Sudafrica raccontano una storia completamente differente. So welcome to my world, the ancient ruins of southern Africa. Benvenuti nel mio mondo, le antiche rovine del Sudafrica. I'm sorry, I'm wearing long pants today. Mi dispiace, porto pantaloni lunghi oggi. Just to show you a quick video of what these ruins look like from the air. Voglio mostrarvi un breve video di dell'aspetto che hanno queste rovine dall'alto. Come on. And this is just a very small fraction of a very, very large area. È solo una frazione di tutto quello che c'è. Okay, that's not working. So let's try it again. No. It's moving here. Sul computer si muove. Okay, let's just carry on because we don't have enough time. Non abbiamo molto tempo, quindi saltiamo questa parte. So, just to show you what these ruins look like from the air, this is just a few aerial photographs to show you what the ruins look Vi like. farò vedere una serie di fotografie aeree per farvi capire di che cosa stiamo parlando. You'll notice that each one is circular, Ognuna di queste è circolare. and yet every stone circle is completely unique. We always have the same. Grazie. So as you can see, the stone circles are all very unique. No two stone circles are the same. Come vedete ogni cerchio di pietra è unico, non ce ne sono due uguali. Each one has a very unique and a specific shape. Le forme sono uniche e specifiche. And it's not just the stone circles, but it's all the stuff around it as well. Ma non solo i cerchi di pietra in sé, ma tutto quello che c'è intorno.
And then you have these beautiful flower-shaped stone structures. Abbiamo queste forme a fiore. Notice the channels that come out of them and connects to another channel running here. Potete vedere i canali che escono da uno di questi e si collegano a un altro canale in un'altra direzione. The channels normally two rows of stones. Di solito questi canali sono 2 file di pietre. And when you look around, the whole area is just covered in these, all connected to each other. E quindi quando ci si guarda intorno si può notare dall'alto che tutta la zona è ricoperta da strutture di questo genere che sono una collegata all'altra. You can see the canal and the spider's web effect around it. È una sorta di disposizione a ragnatela intorno al cerchio. And here you can see how old this stuff is. E qui potete vedere quanto sono vecchi. Sometimes you don't even realize that you're looking at ruins until you really pay attention. Finché non si presta la necessaria attenzione non ci si rende conto a volte che si tratta di rovine. See all the stuff around here? That's all connected to Tutto that. quello che c'è intorno è tutto collegato al cerchio. And it looks like this when you're looking from the air. E dall'alto l'aspetto è questo. What you're looking at here is, at the moment, the largest cluster of stone ruins found anywhere on Earth. Questo che vedete adesso è il gruppo di rovine di pietra, di cerchi in pietra, più grande che sia stato trovato finora. How can I say that? Come posso dirlo? Because I've counted more than 10 million of these structures. Perché ne ho contate più di 10 milioni. 10 million. 10 milioni. This is not a small construction. Non è una piccola costruzione. This changes completely our perception of what was going on in Southern Africa a long, long time ago. Questo cambia completamente la nostra percezione di quello che accadeva in Sudafrica moltissimo tempo fa. The question is, what were the stone circles for? La domanda è a cosa servissero. Sorry, by the way, I can speak a lot more detail on every slide that we have here. We can speak, for hours on these things. I'm just going really quickly to compress this information so you get a general overview. Sto cercando di darmi una visione generale della cosa perché potrei parlare per ore di ogni singola slide che vi faccio vedere. So, the stone circles are all connected to sound and resonance. Tutti i cerchi di pietra sono collegati al suono e alla risonanza. Otherwise referred to as cymatics. Che è quello a cui ci riferiamo come cimatica. Or the shape of sound. O la forma del suono. And we know that sound manifests in beautiful shapes. E sappiamo che il suono si manifesta in bellissime forme. Every sound frequency has its own specific, unique shape. Ogni frequenza sonora ha la sua specifica forma. It is the thing of creation. È l'essenza della creazione. And it's referred to as prime resonance frequency. E si riferisce a questo come la prima frequenza della risonanza. And you can go and check out much more work on John Stuart Reid's website for brilliant cymatics imagery. Potete vedere su cimascope.com molte più immagini sulla cimatica. Just to can someone turn the volume down, or is as you can see, every frequency has its own very unique shape. Come potete vedere, la forma cambia a seconda della frequenza. And the higher the frequency, the more intimate, the more complex the shape. E più alta è la frequenza, più è complessa la forma. And it doesn't stop, it carries on. E non si ferma, continua ad andare avanti. Just because you can't hear it doesn't mean it's not going to happen. Ma solo perché anche se noi non la sentiamo non significa che non continui a modificarsi la forma. There are many of these on YouTube. You can go and entertain yourself for hours. E ce ne sono moltissimi di questi esempi su YouTube e potete guardarli per ore.
There was a message on my computer that said, "Switch me off, I want to die." Il mio computer diceva spengimi, voglio morire. So thank you, Sam Osmanagich, to the rescue. Grazie Sam per avermi salvato. Okay, now we've got to speed up even faster, right? So, Quindi adesso dobbiamo andare ancora più in fretta. so to any trained eye, anyone that has been trained in working with cymatics, you'll very quickly see that we're dealing with cymatic shapes. Chiunque abbia un occhio per la cimatica si renderà conto che qui stiamo guardando delle forme cimatiche. And that's exactly what we're dealing with. Every stone circle is generating huge amounts of sound frequency, magnetic fields, and electromagnetic fields. Ogni cerchio di pietra genera delle frequenze sonore, dei campi magnetici ed elettromagnetici. And we know this because we've measured it. E lo sappiamo perché li abbiamo misurati. No video? No video, no video. No, I just want to see presenter view. No, okay, well, presenter view is not going to work, so. Okay, let's just carry on. So then we get the flower-shaped ruins. These flower-shaped ruins are very important in understanding that we're dealing with advanced technology. Queste forme floreali sono molto importanti per capire che stiamo parlando di una tecnologia avanzata. Because anyone that knows electronics or electrical engineering will know that we're dealing with magnetron-shaped technology. Quindi chiunque abbia a che fare con l'ingegneria elettronica sa che stiamo parlando di un magnetron. So you can imagine how excited I got when we discovered this. Quindi potete immaginarvi come ci siamo sentiti quando abbiamo scoperto questo. Because now we realize that we've got a giant energy generating grid of 10 million energy generating devices covering most of South Africa and Zimbabwe. Quindi ci siamo resi conto che abbiamo una gigantesca rete di energia, di strutture, di cerchi di pietra, 10 milioni di cerchi di pietra che coprono il Sudafrica e gran parte dello Zimbabwe e che generano energia. One of those magnetrons that you see there is about 50 meters in diameter. Uno di questi magnetron ha 15 metri di diametro. Made out of granite or quartz. E sono cerchi fatti di granito e quarzo. They generate incredible amount of energy. E generano un'incredibile quantità di energia. Even in their broken state as they are. Anche se sono delle rovine. We've measured frequencies into the gigahertz coming out of these stone misurato circles. frequenze nel campo dei gigahertz. I have a lot more information, but I'm not going to get stuck on that, okay? Ho molto altro da dirvi, avrei molto altro da dirvi, ma non mi dilungo in questo. And this has really also led to what has now become the healing effects of the stone circles. Quindi abbiamo degli effetti positivi sulla salute negli stone circles. Since 2008, I've had repetitive people telling me that they've experienced healing in the stone circles. Dal 2008 ho avuto molti riscontri da parte di persone che hanno avuto esperienze di guarigione nei cerchi. From basic diseases to backache to full-blown cancer. Da disturbi basilari come il mal di schiena fino a disturbi veramente importanti. In 2015, a very wealthy couple from Vermont, USA, came and the woman had full-blown cancer. I didn't know about this until 2 years later when she told me that the stone circles cured her cancer. Una coppia del Vermont è venuta nel 2015 e la signora aveva un tumore ed è completamente guarita da questo disturbo. So very quickly, the reason why we now understand that the stone circles act as healing devices Il motivo per cui sappiamo che oggi che i cerchi di pietra agiscono come strumenti di guarigione is actually very simple. Once you realize that we're dealing with sound and resonance, in realtà è molto semplice quando ci si rende conto che stiamo parlando di suono e risonanza. everything becomes obvious. Tutto diventa ovvio. Every stone circle is an amplifying device for the natural frequencies of the earth at that specific point. In ogni cerchio di pietra è un amplificatore dell'energia sotterranea che c'è in quello specifico punto. So when you get close to the stone circle, whether you know it or not, the trillions of cells in your body start to vibrate sympathetically with the frequencies of the earth, the natural frequencies of the earth.
Quindi quando ci si avvicina e si entra in un cerchio di pietra, le cellule del nostro corpo cominciano a vibrare alla stessa frequenza che viene emessa dal cerchio in quel punto. And that's what we should be doing. We should be vibrating in sympathetic harmony with the earth. E questo è quello che dovrebbe succedere sempre, dovremmo vibrare in simbiosi con le vibrazioni della Terra. The exciting thing is that now we need to start to figure out which frequencies do the different stone circles resonate at. Adesso dobbiamo riuscire a capire la differenza, quali frequenze vengono emesse da ogni cerchio di pietra And which part of the body does it function on best? e su quali parti del corpo funzionano meglio. Because at the moment we just know we're experiencing healing, but we haven't yet identified which stone circles are good for which part of the body. Perché finora abbiamo avuto esperienze di guarigione, ma non siamo andati oltre a capire quale cerchio di pietra funziona per che cosa. So the flagship ruin among all these millions of ruins is known as Adam's calendar. Quindi la bandiera di queste rovine in Sudafrica è conosciuta come Adam's Calendar. It doesn't look very impressive like Stonehenge, but let me tell you, the energy that comes out of Adam's calendar will blow your mind. Non è così impressionante come Stonehenge, ma l'energia che c'è in Adam's Calendar è incredibile. You lose GPS signal in there, it cuts out your drone. When you fly a drone over there, you keep losing the drone signal. I drone non riescono a volare sopra Adam's Calendar, il GPS non funziona. And it's had profound effects on people over the years, to the extreme where some people actually vomit when they go in there. Ha avuto degli effetti molto forti su persone di diverso tipo e addirittura qualcuno sta veramente male all'interno. That's what it looks like from a helicopter. Questo è l'aspetto che ha dall'elicottero. It's very broken down, as you can see. È molto in pessime condizioni, come potete vedere. And it's almost a miracle that it was rediscovered È stato quasi un miracolo riuscire a riscoprirlo. by this guy here, Johann Heine, in 2003. Da questo signore, Johann Heine, nel 2003. It is the oldest working sun calendar on Earth. È il più antico calendario solare funzionante sulla Terra. This stone casts a shadow on this stone, as you can see the shadow there. Questa pietra, la prima pietra sulla destra, proietta la sua ombra sull'altra pietra. And as the sun sets, it casts a shadow, and the shadow moves from the summer solstice, moves across every day until the winter solstice, it stops, and then it moves back. E durante il corso dell'anno l'ombra di questa pietra tocca tutte le altre pietre. So it still works. It's not very accurate, but it still works. Quindi non è molto accurato, ma funziona ancora. When I met Baba Kreda Mutwa, the famous Zulu shaman, in 2008, Quando nel 2008 ho incontrato Credo Mutua, che è uno sciamano Zulu, he started to cry and said he never thought he'd see that special place again. e gli ho fatto vedere questo luogo e le foto di questo luogo, e lui ha iniziato a piangere dicendo che non pensava di non poter mai più riuscire a vedere questo posto. He told me he was initiated here in 1937. Lui ha avuto la sua iniziazione qui nel 1957? 1937. 1957. 37. 37. Oh, okay. 37. And he said that in Zulu, in shamanic African Zulu tradition, it is known as Inzalo Yelanga, or birthplace of the sun. E nella tradizione Zulu questo luogo è conosciuto come Inzalo Ilanga, o luogo di nascita del sole. And it is known to be the place where humanity was created by the gods. Ed è noto per essere il posto dove il genere umano fu creato dagli dei. To be the slaves in the gold mines. Per essere schiavi nelle miniere d'oro. And suddenly we have African shamanic tradition that supports Sumerian texts. E così ho scoperto che la tradizione sciamana africana coincide con quello che dicono le tavolette sumere. I'm not going to go into detail now, but I have found several translations in Zachariah Sitchin's books that refer to this place and a few other places along the edge. E nei libri di Zaccaria Sitchin ho trovato diversi riferimenti a questo luogo, alla descrizione di questo luogo
nelle tavolette sumere. This is a 3D reconstruction of it. Questa è una ricostruzione tridimensionale del calendario d'Adamo. We have a Horus stone there. Abbiamo la pietra di Horus, That is east, obviously. che è a est. That is north, Qui c'è nord, south, sud and west. e ovest. So the sun rises over the Horus bird, Il sole si leva alla pietra di Horus and the Horus looks at 3 stones e poi ci sono 3 pietre that mark the rise of Orion. che segnano il sorgere di Orione. And over there in the valley, you can see those 2 peaks. E nella vallata laggiù si possono vedere queste 2 cime, Those are actually 2 pyramids che sono in realtà 2 piramidi, that also line up with the rise of Orion. che sono anch'esse allineate con il sorgere di Orione. And it looks something like this. E This- quindi questa qui è una rappresentazione di quello che vi ho spiegato. So we have very similar alignments here as we have at Giza. Abbiamo diversi allineamenti simili a quelli di Giza. There you can see Johann Heine in 2004. You can see the pyramids here in the valley. That's one of the best pictures we Questo actually è ever Johann taken. Heide nel 2004, nella vallata sotto potete vedere le 2 piramidi. And when you draw a golden spiral from Adam's calendar, E disegnando una sezione aurea su Adam's Calendar, it lands right between the pyramids. la fine arriva proprio in mezzo alle 2 piramidi. That cannot be an accident, so it has to be by design. Non può essere un caso, deve essere fatto apposta. When you draw a line from Adam's calendar north, Quando si traccia una linea dall'Adam's Calendar diretta verso nord, along 31 degrees east, 31 gradi est di longitudine, you get to Great Zimbabwe si arriva a Grande Zimbabwe and eventually to the Great Pyramid of Giza. e continuando verso nord alle piramidi di Giza. That is obviously not by accident either. E anche questo non è un caso. So whoever built the Giza pyramids knew about Great Zimbabwe and they knew about Adam's calendar. Così chiunque abbia costruito le piramidi di Giza sapeva di Grande Zimbabwe e di Adam's Calendar. At this stage, Adam's calendar is dated to around 300,000 years. La datazione a questo punto di Adam's Calendar risale a 300.000 anni. Again, there are many reasons why I say that, but we've run out of time. I can't take you through them now, but if you look on YouTube, you'll find me talking about it in more detail. Abbiamo poco tempo ora, quindi non posso andare in dettaglio in questo, ma se guardate su YouTube trovate molti video con queste indicazioni. Or if you can sign up to my video channel and you'll get a new episode every week. Potete iscrivervi al mio canale video channel e potete avere tutti i video che volete On my website. sul mio website. So what happened to this civilization? Quindi cosa succede a questa civiltà? And sometimes a photograph like this tells 1,000 words. E tante volte queste foto di questo genere ci possono raccontare un'infinità di cose. You can see that these stone circles are covered by soil and sand. Potete vedere che questi cerchi di pietra sono coperti di terreno e di sabbia. And then we read in the Sumerian text, in the Sumerian king's list, E poi nella lista dei re sumeri possiamo leggere, where we read a lot of things, but one of the key things that I look for is the story about the flood. ma possiamo leggerci un sacco di cose nella lista dei re sumeri, ma quello che io stavo cercando era una descrizione del diluvio. The king's list gives us a lot of information. It also tells us about the creation of money. La lista dei re ci dice molte cose, ci parla della creazione del denaro. And it was actually during that period that I was researching the Sumerian king's list and all that I realized that money was created as a tool of enslavement. Ed è stato proprio in questo periodo in cui stavo facendo le ricerche sulla lista dei re sumeri che ho realizzato che il denaro è stato creato come strumento di schiavitù. So it was at the same time that I was writing Slave Species of God that the Ubuntu movement was launched. Quindi è stato più o meno lo stesso periodo in cui stavo scrivendo Specie schiava degli dei che ho dato il via al movimento Ubuntu, That promotes a world free of money. che promuove un mondo libero dal denaro. This is a very short version of the Sumerian king's list, obviously. Questa è una versione ridotta della lista dei re sumeri. But it's this line here that is very important. Then the flood swept over. Questa linea è molto importante e
poi il diluvio the flood se ne andò. came. The flood swept over, and here you can see miles and kilometers, hundreds of square kilometers of stone circles and ruins covered by sand and soil. Quindi qui potete vedere miglia e miglia di chilometri di cerchi di pietra e rovine che sono stati ricoperte da terreno e sabbia. And we'll deal with a lot more evidence of the flood a little bit later. Vedremo altre evidenze del diluvio più avanti. And now we get to advanced tools and technology. E adesso guardiamo quali sono gli strumenti avanzati e la tecnologia. The first one is the Torah stone, or the donut-shaped stones. Il primo è la pietra a forma di toro. Torah stones emit very powerful energy fields and sound frequencies. Queste pietre emettono dei campi energetici molto potenti e frequenze sonore. Now, you can understand that mainstream archaeologists would never think about this. Potete pensare che gli archeologi accademici non pensino a cose di questo genere. In South Africa, these stones by mainstream archaeology are still called weights for digging sticks. In Sudafrica queste dagli archeologi vengono chiamate ancora i pesi per scavare Digging sticks, yeah. Sì, con i bastoni. This brings us to the understanding that everything in our physical world, whether it's seen or unseen, manifests in a toroidal field or a torsion field or a vortex field. It's all the same word for different things. Dobbiamo capire quindi che tutto quello che si manifesta nel nostro mondo ha a che vedere con questi campi toroidali. And suddenly we realize how everything is connected. E così possiamo renderci conto che tutto quanto è connesso. And how ancient civilizations were extremely advanced because they knew all this stuff. E le civiltà più antiche erano così avanzate perché erano a conoscenza di queste cose. Sound as a source of creation is the first thing. Sound, resonance of frequency, all the same thing really, was the first thing that manifests into toroidal fields. Quindi il suono è la fonte della creazione, è la prima cosa che si manifesta in una forma toroidale. Again, I'm going over this very quickly. I have a 4-hour lecture on the science and the physics of all of this. Ho una presentazione pronta di 4 ore sulla fisica di tutte queste forme. This is why every time your heart beats, it creates an electromagnetic field around your body. Tutte le volte che il vostro cuore batte, crea un campo magnetico, elettromagnetico intorno al It corpo. comes from the heart, from the sound of our heart. Viene dal suono del cuore. And this is why galaxies are formed in toroidal fields. Questo è il motivo per cui le galassie hanno una forma toroidale. From the smallest to the largest. Dalla più piccola alla più grande. And suddenly we understand what it means as above, so below. E così adesso capiamo cosa vuol dire come sopra così sotto. Even atoms are toroidal fields. Anche gli atomi hanno una forma toroidale. Atoms are not the shape that we get taught in physics. That is non hanno la forma false. che That ci is not viene true. raccontata in fisica. The Torah stones are very powerful vortex energy generators, basically. Le pietre toroidali sono in realtà dei generatori di energia. And a German physicist by the name of Gebensleben, who's an authority on hypersound, questo fisico tedesco di cui non sono in grado di ripetere il nome told me Rainer Gebensleben, yeah. Okay. He told me that he measured up to 3,400 decibels of sound coming out of these Torah stones. Ha misurato fino a 3.400 decibel di suono emesso da questa pietra toroidale. And many more thousands of decibels coming out of the stone circle ruins themselves. E molte migliaia di decibel emessi dai cerchi di pietra. We're dealing with very powerful energy sources here. Parliamo di energie molto potenti qui. And it also gives us a deeper comprehension of the scalar effect and scalar energy, which is a toroidal nature. E quindi questo ci dà anche una comprensione degli effetti delle onde scalari.
We put one of these stones in a bucket of water, and the next morning thousands of tiny bubbles were spiraling around going into the center. Quindi abbiamo provato a mettere una di queste pietre nell'acqua e il giorno successivo c'erano migliaia di queste bollicine d'aria che si muovevano a spirale verso il centro. In 2013, I took one of the Torah stones to Nassim Haramein. How many of you know Nassim Haramein? Not many. Okay, so Nassim, I would suggest look up Nassim Haramein. He's a very well recognized New Age scientist, physicist that's written some very important physics papers. Nassim Haramein è uno scienziato che ha scritto dei lavori estremamente interessanti. Ho portato da lui una di queste pietre. He has at this time he had a research institute in Hawaii called the Resonance Research Institute. Adesso ha un istituto nelle Hawaii che è chiamato Resonance Research Institute. In fact, I'm going to tell you now because it probably won't be time later. Lo dico adesso perché forse dopo non ci sarà tempo. Nassim is the guy that wrote with his partner the physics paper on showing the evidence that the density of the vacuum or the density of the 0 point inside the torus is infinite. Allora, Nassim è la persona che ha scritto un lavoro sulla densità. That the density of the torus inside, when the energy field goes this way and the energy field goes that way from the side, where they meet is what's referred to as the 0 point. Quindi il campo di energia va a spirale verso l'interno e un altro ritorna verso l'esterno. Il punto dove si incontrano è chiamato punto zero. Well, his physics paper proves that density of the 0 point is infinite density at the 0 point. E il suo lavoro prova che la densità nel punto zero è infinita. And by the way, I know I'm going off the point now, but this is the stuff that I really love. Sto andando un po' fuori tema, però questo è proprio quello che mi piace. I've just given you the reason and the method by which sound moves infinitely fast through all time and space. È il motivo per cui il suono si muove con una velocità infinita nello spazio. Light has nothing to do with any speed of anything. La luce Really. non ha niente a che vedere con la velocità. Light is the deception that mainstream science keeps giving us so that we don't think beyond it. Questa è la luce è un po' uno schermo in modo che noi ci possiamo rendere conto di quello che c'è oltre. And now that I've gone off the track completely, E ora che sono completamente fuori I want to come back to this picture because when I took this stone to Nassim in 2013, this stone crashed the TSA security system in Doha, Qatar. Ho portato da Nassim questa pietra e questa pietra ha fatto saltare completamente il sistema di sicurezza della TSA, della linea aerea. And I was hauled off the plane and 5 guys with guns made me open my bag. E ero già sull'aereo e avevo dei fucili puntati contro di me mentre mi facevano aprire la borsa. I took out the stone thinking I was going to end up in Guantanamo Bay. E stavo pensando che mi avrebbero portato a Guantanamo e ho tolto la pietra dalla valigia. And I was thinking, what can I tell them? What can I tell them? And I said, Pensavo, cosa posso dirgli? Cosa posso dirgli? It's African arts and crafts. Sono artigianato africano. And they saw the stone. They said, okay, cool, put it back. And when I went back on the plane, the captain came out of the cockpit and said, whatever was in that bag crashed the TSA security system. Mi hanno fatto rimettere la pietra nella borsa, mi hanno fatto ritornare nell'aereo, poi il capitano è uscito dalla cabina di pilotaggio e ha detto qualunque cosa ci fosse in quella borsa ha fatto saltare il sistema di sicurezza, di controllo di sicurezza. So we can thank United States Homeland Security with all the advanced technology. Quindi potete rendervi conto che eravamo negli Stati Uniti con tutta la tecnologia che hanno gli americani. For giving us a scientific evidence that the ancient civilizations had very advanced technology. Da qui possiamo vedere che le civiltà antiche avevano una tecnologia molto avanzata. I'm not going to show this video because it's going to crash everything again. Non faccio vedere questo video perché potrebbe far saltare tutto di nuovo. What happens in this video, this is a Tesla meter. Questo qui è un misuratore di energia Tesla meter. You can see there's a little black needle here. Vedete che c'è un piccolo ago nero qua. As you bring it close, the needle goes out completely and maxes out and starts to make noise.
quindi quando ci si avvicina l'ago si muove, si sposta molto velocemente e emette un suono, il meccanismo emette un suono molto forte. And then all you do is turn the stone around. When you turn the stone around, quando si gira la pietra, al contrario, and you bring it close again, e ci ritorniamo vicino con lo strumento, it does the opposite. It goes completely down. L'ago va completamente dall'altra parte. So we now see how the stones work. They suck energy one way and push energy the other way. Quindi a questo punto possiamo capire come funzionano le pietre. Attirano l'energia da un lato e la spingono lontano dall'altro. And here you can see it with thermal photography, how they push energy one way and suck energy the other way. E questa è una termofotografia dell'emissione di energia all'esterno e verso l'interno e dell'espulsione di energia verso l'esterno. What's important to recognize that these are not balanced toroidal fields. These are one-directional toroidal fields to create energy. Questi non sono però dei campi toroidali bilanciati, ma sono unidirezionali, quindi creano solo energia. And here's Thomas in Germany. In 30 seconds of holding the stone in his hand, look at his thyroid, how his thyroid heats up. In 30 secondi ha tenuto la pietra nelle sue mani per 30 secondi, guardate come la sua tiroide si accende. And this brings us to the combination of torus stones and cone-shaped tools. Torus and cones, you cannot separate them. Questo ci porta alla combinazione, a analizzare la combinazione di pietre toroidali e coni di pietra. Caesar technology is relatively new. Caesar technology was only introduced in 2009. La tecnologia Caesar è stata introdotta soltanto nel 2009. Using sound as a laser beam. E usa il suono come un laser. That's why it's called Caesar beam and not a laser beam, per questo motivo è chiamato Caesar e non laser. Because it creates sound and not light, right? Perché crea un suono e non luce. These cone-shaped tools are the tools that focus the sound into a Caesar beam. Questi coni di pietra sono gli strumenti che concentrano il suono e lo fanno diventare un Caesar, diciamo un strumento Caesar. Caesar beam. Raggio. Yeah. And this, you'll start realizing how important this is, because we see the repetition in our own biology, in human biology, in plant biology, and in animal biology. E quindi questo si ripercuote su di noi, sulla biologia umana, su quella animale e su quella vegetale. And how advanced military technology is mimicking nature. E come possiamo anche capire come la tecnologia militare sta imitando la natura. So I started collecting these cone-shaped tools in 2007. Quindi nel 2007 ho cominciato a raccogliere questi coni di pietra. Only to realize that these cone-shaped tools have been used in ancient times right across the world. E ho realizzato che questi coni, questi strumenti a forma di cono sono stati utilizzati nel passato in tutto il mondo. I'm just showing you quickly, I need to speed up. You know, why do wizards have cone-shaped hats, really? Anche dai maghi. You know? And then Edward Leeds Scullin in Coral Castle is said to have levitated the giant rocks with ice cream cones in his hands. Questo personaggio in Coral Castle si dice che abbia fatto levitare le grosse pietre che c'erano nel suo giardino con questi strumenti a forma di cono. The average stone is about 3 tons. The heaviest one, I think, is 30 tons. Questa è 30 tonnellate. From 3 to 30 tons. Da 3 a 30. And then we have these bird-headed beings holding cones. E poi abbiamo questi antichi uccelli, esseri volatili che tenevano in mano questi coni di questi coni. This is all highly significant. This is not, you know, they're not wasting their time drawing pretty pictures.
questo è significativo, cioè a quei tempi non perdevano tempo a disegnare cose inutili. We have this weird watch on his hand Abbiamo questi orologi and another cone that's going into the watch. e un altro cono che va dentro questa specie di orologio. And you realize how important this is. E ci rendiamo conto di quanti ce ne sono. In Egypt, we have cone-shaped tools In Egitto abbiamo questi strumenti a cono, next to magnetron-shaped tools. vicino a strumenti a forma di magnetron. And of course, these are ornamental tools used in ceremony. E ovviamente, ufficialmente, questi sono ornamenti usati durante le cerimonie. Right. Già. You just realize how we cannot leave archaeologists to do this work anymore. You need scientists to do this work. Non possiamo più lasciare gli archeologi a fare questo lavoro, abbiamo bisogno degli scienziati. Notice that these things are the same shape as the guy's wristwatch. Notate che questi strumenti, questi attrezzi hanno la stessa forma degli orologi al polso delle figure che abbiamo visto prima. It's all to do with the shape of magnetic fields and also obviously the magnetron generating energy devices. Tutto questo ha a che vedere con la forma del campo magnetico e con i magnetron come generatori di energia. These Sumerian cones with Sumerian writing on it Questi sono coni sumeri, ci sono scritte in sumero. tell us that these cones were used in the construction of the temples of Sumer. Ci dicono che questi coni sono stati utilizzati durante la costruzione dei templi a Sumer. And that's also, by the way, how dragonflies and other insects fly. E questo è anche il mezzo con cui anche gli insetti, come per esempio le libellule, possono volare. These are not veins Queste non sono vene full of blood. piene di sangue, Those are hollow tubes ma sono tubi vuoti that vibrate and send frequencies through the hollow tubes. e che vibrano e la frequenza si trasmette attraverso questi tubi vuoti. And all along the wings there are thousands of tiny little cones E lungo tutte le ali ci sono migliaia di questi piccoli coni that send the sound out and create toroidal fields around the insect. che inviano il suono della vibrazione verso il basso e creano un campo toroidale che permette all'insetto di volare. You realize how important that is, right? Viktor Grebennikov made his famous flying machine out of insects' wings. Viktor Grebennikov ha realizzato questo strumento studiando gli insetti e le api. Most people think it's a rubbish story, but they don't have enough information. Molti pensano che sia una storiella, ma in realtà non hanno informazioni sufficienti. You can see it looks like a motorbike throttle that obviously found the sweet spot of the frequency. E sembra il manubrio di una motocicletta che però in realtà serve per trovare la frequenza, il movimento serve per trovare la frequenza esatta. And he writes about how he flew all over Russia at faster than the speed of sound without his hair blowing. E sembra che abbia volato attraverso tutta la Russia con la velocità del suono senza avere i capelli al vento. And this is just, to show you the bugs, the insects' wings that he was using also have cones in their wings. E per fare i suoi esperimenti, questo voleva farvi vedere gli insetti che aveva utilizzato, che aveva osservato, e tutti i coni sulle ali. And now you realize how modern science mimics the vortex energy field. So vortex energy, toroidal energy, torsion fields, it's all the same thing. Quindi l'energia dei vortici, l'energia toroidale e i campi di torsione sono tutti la stessa cosa. And it's well known for creating levitation. E è nota per creare l'effetto di levitazione. So the torus and cone combination is critical. Quindi la combinazione di un toroide e di un cono è l'elemento critico. We have it in our eyes. Ce l'abbiamo nei nostri occhi. We have rods and cones in our eyes, right? And the irises are the little toruses. Anche le nostre iridi sono dei tori. So the light goes through the torus, gets amplified, hits the back of your eye, goes through the cone, speeds up, goes through your optic nerve to your pineal gland. Quindi And we have magic. La luce attraversa il
il toroide dell'iride, colpisce i coni all'interno, arriva al cervello e così c'è la magia. That's why we should all be able to do this. Quindi tutti dovremmo essere capaci di far questo. But because our DNA has been messed up by those bloody Anunnaki, ma il nostro DNA è stato rovinato dagli Anunnaki. we can't do this. E quindi per questo motivo non possiamo fare questo. But our DNA seems to be improving itself. Ma il nostro DNA sembra che stia migliorando. The higher we raise our consciousness. Via via che aumentiamo il nostro livello di consapevolezza. And this seems to be an interesting feedback mechanism and the collective consciousness that's rising around the world. E sembra che ci sia un feedback dappertutto sul fatto che la coscienza, il livello di coscienza, di consapevolezza stia crescendo in tutto il mondo. Here's Henrik Holter in 2007. He won the Saab Award. It's a big deal, a Saab Science Award. Il Saab Award è un premio scientifico estremamente importante vinto da Henrik Holter nel 2017 for developing the most powerful antenna ever developed. che sviluppò l'antenna più potente in assoluto. Thousands of times, if not millions of times, more powerful than any previous antennas. Migliaia di volte più potente di ogni antenna che sia stata costruita precedentemente. It's just a bunch of cones on a metal plate. Sono soltanto una serie di coni su un piatto, una piastra metallica. And you start seeing how we are mimicking nature. E quindi cominciamo a vedere come stiamo imitando la natura. So what was all this activity all about in Southern Africa? We took a nice little detour to show you that the stone circles are not just about creating energy, it's about a deep comprehension of the laws of nature. Quindi tutta questa attività in Sudafrica e i cerchi di pietra sono soltanto dimostrazione del fatto che venivano utilizzate gli strumenti della natura. Always about the gold. Ma è anche tutto riguarda l'oro. And wherever there are stone circles, there are gold mines. E dovunque ci sono cerchi di pietra, ci sono miniere. Thousands of gold mines have been discovered in Southern Africa. Thousands. Migliaia di miniere d'oro sono state scoperte in Sudafrica. I'm going to speed up here. In the 30s, all the way through the years up till 2014, Dagli when anni 30 fino al 2014. where in a modern mine, the side of the tunnel opened up and exposed an ancient mine. In una moderna miniera moderna si sono aperti tunnel laterali che hanno messo alla luce la miniera antica. What they do in that instance is they shut that part of the mine down and no one's ever allowed to go in there. E quando questo accade chiudono tutto e non consentono a nessuno di arrivare lì. In the 11th century, Ahmed al-Biruni describes the prosperous export from the port of Sofala. Nell'XI secolo Ahmed al-Biruni descrisse l'esportazione dell'oro dal porto di Sofala. Sofala is here in Mozambique, southern Mozambique. Nel sud del Mozambico. And if you go inland, e andando verso l'entroterra, it tells us that the gold was 1 month's journey inland. Lui dice che l'oro, per raggiungere l'oro bisognava viaggiare per un giorno. This is This is a Portuguese map of Sofala from 15 something. Questa è una mappa del 1500 del porto di Sofala. And if you go 1 month journey inland, you get to Great Zimbabwe. E se si viaggia per un mese all'interno, si arriva fino a Great Zimbabwe. And Great Zimbabwe was the headquarters of the Monomotapa Kingdom, the Golden Kings. E Great Zimbabwe era la sede del regno di Monomotapa. And it's always about the gold. I'm going to go through this very quickly. Sempre tutto riguarda l'oro. This is one of the great golden mysteries of the last 200 years or whatever. Questo è uno dei più grandi misteri sull'oro degli ultimi 200 anni. In 1898, the British Empire mobilized the most expensive war in its history. Nel 1898 l'impero britannico ha mobilizzato una serie di guerre. It remains its most expensive war until Una today. serie di guerre molto costose. It was the South African War, or La guerra sudafricana, or the Anglo-Boer War, as it was known, o la guerra anglo-boera, where they sent 470,000 troops to South Africa 470.000 truppe britanniche vennero mandate in Sudafrica to fight 60,000 farmers and about 60,000 native Africans with spears and
and shields here. per combattere 60.000 contadini e 60.000 nativi africani. The question is why? Why did the British Come mai? Empire go to so much trouble to do this? Perché gli inglesi dovevano darsi tanto da fare. And we would all say it's because of the gold, and we'd be right. But there's a very interesting twist to that story. E tutto riguarda l'oro, è vero, però c'è anche un aspetto molto interessante in tutta questa storia. On the 4th of June, a train filled with gold left Pretoria. Il 4 di giugno del 1900 un treno pieno d'oro lasciò Pretoria. Pretoria went on the way to Maputo, Mozambique. E arrivò fino a Maputo, in Mozambico. And I live about here. E qui, that's where all the stone circles are, basically, dove ci all the sono way tutti i cerchi di pietra, up north. And by the time the train, quando il treno it is reported that the train had between 30 tons and 3,000 tons of gold on it. Sembra che il treno dovesse contenere da 30.000 tonnellate a 300.000 tonnellate, da 30 tonnellate a 3.000 tonnellate di oro. Nobody knows, really. Ma nessuno in realtà lo sa. But by the time the train got to this town called Machadodorp, the whole train disappeared and all the gold on the train was gone. Ma il treno scomparve quando arrivò a Machadodorp e non venne più visto. It has become known, this is Paul Kruger's house in Waterfall Onder. Questa è la casa di Paul Kruger a Waterfall Onder. And this has become one of the greatest treasure hunt stories in the world. E questa è stata la caccia al tesoro più importante del mondo. Thousands of people come to South Africa to look for the Kruger millions. Migliaia di persone arrivano in Sudafrica a cercare i milioni di Kruger. It'll be trillions today because just one of these coins today is worth $94,000. Soltanto una di queste monete oggi vale $94.000. But we always ask the wrong questions. Where is the gold? We're worried about where's the gold. Ma tutti ci facciamo la domanda sbagliata. Dov'è l'oro? Tutti sono preoccupati di sapere dov'è l'oro. That is the wrong question. Ma è la domanda errata. The correct question is, where did Paul Kruger find all the gold to fill a whole train with? Ma la domanda giusta è dove Paul Kruger possa aver trovato tutto l'oro, tanto oro da riempirne un treno. Because if we can answer that question, then we'll answer a lot of other questions that remain unanswered. E se riusciamo a rispondere a questa domanda, potremo rispondere a molte altre a cui non c'è risposta. The gold production in South Africa in 1900 was about 1 ton to 1.5 tons per annum. La produzione di oro nel 1900 in Sudafrica era all'incirca di 1 tonnellata all'anno. And it just so happens that the gold rush started around 1864. La corsa all'oro iniziò intorno al 1864. And Kaapse-Hoop was where the biggest gold nugget, 5.2 kilograms gold nugget, was found that was part of the gold rush in South Africa. A Kaapse-Hoop fu trovata la pepita più grande di 5,2 kg. Well, it just so happens that Kaapse-Hoop is where Adam's calendar is located. Capita che questa località sia la stessa di Adam's Calendar. And we start seeing a very interesting connection develop. E cominciamo a sviluppare dei collegamenti. Adam's calendar overlooks the Barberton crater that was filled with thousands of ancient gold mines. Adam's Calendar si trova su un altopiano sopra una serie di crateri, sopra un cratere dove sono state, include un sacco di miniere d'oro. Including Sheba Gold Mine, which is located about there. E anche la miniera Sheba, che è in quella zona. And Sheba Gold Mine remains the richest gold mine in the world. Che è ancora oggi la miniera d'oro più ricca al mondo. When you go down towards the calendar, around the perimeter, you see piles of sand. That's remaining sand from the gold mining operations from thousands of years ago. Quando si scende da Adam's Calendar si trovano pile di sabbia, che sono i residui della ricerca nelle miniere d'oro. This is ancient gold mining sand. Questa è sabbia antica delle antiche miniere. And here is modern gold mining sand on the highways of Johannesburg. E queste è la sabbia delle moderne miniere vicino a Johannesburg. To show you that this has been going on a long time.
E questo per farvi vedere che questa storia è andata avanti molto a lungo. And you start realizing that this ancient gold mining activity is much larger than we can imagine. E cominciamo a renderci conto che questa attività dell'estrazione dell'oro è molto più ampia di quanto possiamo immaginare. The Sumerian reference to gold mining in South Africa is quite staggering. Le referenze sulle tavolette sumere alle miniere in Sudafrica sono estremamente importanti. We read about the Anuna gods and the Anunnaki, Enki, the grand architect. Qui troviamo gli dei Anuna, gli Anunnaki, Enki, il grande architetto. And we read about the work in the Abzu and the gold mining in the Abzu. E qui possiamo leggere anche dell'Abzu e delle miniere d'oro nell'Abzu. We read, a primitive worker shall be created. Our command he will understand. Our tools he will handle. To the Anunnaki in the Abzu relief shall come. E possiamo leggere che un lavoratore primitivo se venga creato, il nostro obbedirà ai nostri comandi e sarà lo strumento, userà i nostri strumenti e quindi sarà un sollievo al lavoro degli Anunnaki nell'Abzu. I'm going to speed up here because I want to get to the important discovery. So let's just quickly go through this very quickly. So we deal with the Anunnaki technology, the Earth splitter. Andiamo più velocemente per arrivare a cose più importanti. Qui abbiamo la tecnologia degli Anunnaki. And they talk about that they use the Earth splitter to make tunnels underground to get to the golden veins. E che costruivano tunnel sotterranei per arrivare alle miniere d'oro. And here we have Enki sitting on his throne with the magnetron images Qui c'è around Enki him. che siede sul trono con un'immagine di un magnetron. Adam's calendar reminds us that that's where humanity was created by Enki to be the slaves in the gold mine. Quindi il calendario di Adamo ci ricorda che questo è il punto il luogo dove sono stati creati, è stato creato il genere umano per lavorare nelle miniere d'oro come schiavi. This is the entrance to Sheba gold mine in the 1800s. Questa è l'entrata alla miniera Sheba nel 1800. And apparently there are veins of gold coming out of the walls, like slow moving jelly. Vene d'oro che escono in forma gelatinosa dalle pareti. The reason I'm telling you this is because of that Sumerian translation that talks about the veins of gold. E questo ve lo dico perché in quei testi sumeri si parla di vene d'oro. In 2018 I met this guy, Paul Saker. He came to visit me at Stone Circle. Paul Saker l'ho incontrato nel 2018, è venuto a trovarmi ai cerchi di pietra. Around 1985 he was called to Sheba gold mine. He was a consulting engineer for the gold mining industry. Nel 1985 lavorava come consulente per le miniere d'oro, era stato chiamato alla miniera di Sheba. He was called out to investigate a very strange thing that they discovered. Era stato chiamato per cercare di capire qualcosa su una cosa molto strana che era stata scoperta. A huge underground cathedral that had veins of gold oozing out of the walls. Una enorme cattedrale sotterranea che aveva vene d'oro che uscivano letteralmente dai muri, dalle pareti. Like slow moving jelly. Come fosse gelatina. Some of the veins of gold were empty, so whoever was mining gold there had the technology to extract the gold without blasting the rock. Quindi alcune di queste vene d'oro erano vuote e questo significa che chiunque avesse lavorato lì aveva la tecnologia per estrarre l'oro senza distruggere la roccia. So suddenly we are connecting modern day discoveries with ancient Sumerian texts. Quindi adesso possiamo fare un collegamento tra le scoperte moderne e i testi sumeri. So where did Paul Kruger get all the gold from? Quindi dove ha preso tutto l'oro Paul Kruger? They were busy digging tunnels to hide from the British. I boeri erano noti per nascondersi nei tunnel, nascondersi dagli inglesi.
and they found one of the ancient tunnels that looked something like this, filled with gold. Trovarono un tunnel antico che aveva probabilmente un aspetto simile a questo, Again, pieno d'oro. I'm giving you a very short version. There's a lot of more information about tunnels like this filled with gold, but I can't go into the detail. We know about thousands of tunnels like this filled with gold today. Sappiamo di moltissimi tunnel come questi che sono esistenti ancora oggi, non posso darvi tutte le informazioni. After this presentation, I'm selling the maps of these tunnels for only 10,000 euros. Vi vendo per 10.000 euro la mappa di questi tunnel. Michael? I joke. Michael, we have to close. We have to finish. So I'm joking, obviously, but I need to finish. So devo finire. I need to just move to this. The mysterious tools and artifacts. I'll take 2 minutes to finish here, just to bring you up to speed what's happened. We've spoken about all these things. Abbiamo parlato di tutte queste cose, adesso voglio parlarvi di un'altra cosa molto velocemente. But the biggest discovery was in January 2018. Nel gennaio del 2018 ho fatto una scoperta importante. When we discovered the fossils, the mud fossils and the fossilized body parts. Abbiamo scoperto dei fossili di fango e dei fossili di parti del corpo. Of all kinds of creatures. Di tutta una serie di creature. Even humanoid feet. Anche piedi umanoidi. Just very quickly, 2 minutes to show you some of these. DNA has been extracted from some of these Da fossils. alcuni di questi fossili è stato estratto del DNA. Not by me, but by other people. Altre persone hanno fatto delle analisi, non le ho fatte personalmente. Mud fossils can happen in a flash, in an instant. I fossili nel fango si possono creare in un istante. You can see this is not a stone. This used to be a bone, obviously. You can see Potete this. vedere che questo non è una pietra, ma in origine era un osso. You can see what it looks like where the bone goes into the stone. But when you break the stone here, Quando si taglia la pietra, it looks like that. You cannot see internal structure. non si riesce a vedere una struttura interna, sono prive di strutture interne. There is complete transformation and metamorphosis. C'è una trasformazione completa, una metamorfosi della materia. I'm now going to go very quickly through these so you get an idea how vast the collection of fossils is. There are thousands of them. Vado molto velocemente, ma giusto per darvi un'idea della vastità di questi resti fossili che abbiamo trovato. There's a heart, very obvious Questo è un heart. cuore, There's another heart, questo è un altro broken in cuore, half. There are ribs. costole. You can see someone was eating this rib. Qualcuno stava mangiando Cutting questa it. costola. This is a shoulder blade, Questa è una scapola, more bones, and a claw of Altre- some creature, altre ossa, a hoof of some creature that no longer exists. You can see the cut marks here. Somebody possono cut vedere i tagli, this hoof of this creature. More bones. altre ossa. This is reptilian body parts. Queste sono parti di rettili, See the reptilian or dinosaur skin. la pelle di dinosauri, The epithelial cells growing up towards the skin. l'epitelio che cresce, More larger reptilian skin. altra pelle di rettile And very large reptilian skin in the corner there. e un'altra pelle di rettile molto grande là. Here's a tail of a small crocodile in a big rock. So the whole piece of mud and the crocodile turned into stone together. E questo qui è la coda di un piccolo coccodrillo in una grossa roccia. When you break the stone in half, you cannot see internal structure. It looks like black stone. Quando si taglia a metà la pietra non si vede una struttura interna. That's because of the lightning. You need lightning to create these fossils. Questo è a causa dei fulmini, c'è bisogno di fulmini per creare questo tipo di fossili. I'm just going to go through this very quickly just to... Vado We're molto almost through velocemente. this. There's a teeth. Questi sono denti, There's a tooth, humanoid tooth. c'è un dente di umanoide, Jawbone of a humanoid. questa è una mandibola di un umanoide And a finger of a humanoid giant. e un dito di una falange A fingertip. di un 50 times the di un size. umanoide, di un gigante. 50 times the size of a human. È il 50 volte più grande della misura umana. This is fascia in the body.
That's what fascia looks like in meat. Questa è la fascia. This is what it looks like when it's turned to stone. La fascia come appare nella carne, come appare nella pietra. That's fascia in fossilized body parts. Questa è la fascia in parti fossili. We have eggs, Uova, bigger eggs, uova più grandi, bigger eggs, ancora più grandi, and bigger eggs, and even bigger eggs. e ancora più grandi. And we have legs of creatures. E abbiamo gambe di creature. You can see this was obviously cut off just below the bum. Yeah. And there's a whole display of legs of different creatures. E queste sono altre zampe di creature. That's what it looks like before it fossilizes. When it gets electricity, it looks like this. E questo a sinistra vedete come appare prima di fossilizzarsi, poi con l'elettricità appare, invece cambia completamente. This is not a stone. This is a piece of steak that's turned to stone. Questa è una bistecca che è diventata You start to see rocks very differently once your eyes get used to this. Quando si comincia a abituarsi a vedere queste cose, si comincia a vedere i sassi in una maniera molto diversa. It seems to be somebody was cutting up, some creatures were cutting up other creatures like we do in our butcheries today. Sembra che alcune creature abbiano fatto a pezzi altre creature come oggi facciamo nelle macellerie. There's the mud from the flood that I was talking about. Questo è il fango portato dal diluvio. Instant fossilization, we don't have time for that, but it happens instantly with lightning and mud. E la fossilizzazione avviene istantaneamente. There are lots of scientific papers on instant fossilization. Ci sono molti lavori sulla fossilizzazione istantanea. And when I say we have mountains covered in fossils, I'm not exaggerating. E quando There's dico your che abbiamo evidence. delle montagne ricoperte di fossili, non esagero, lo vedete qua. We have teeth marks in what was pieces of meat. In alcuni ci sono i segni dei denti, come nella carne, Claw marks and teeth marks quelli degli artigli, into the bone marrow. nelle ossa. This is a claw of an animal. It was in a rock. This is a hard rock. You can see that some animal is taking a piece of meat out. Sì, questa sembra la zampa di un animale che prende della carne. I don't know if that's a bullet wound or a puncture mark. Non so se questo sia un proiettile o cos'altro sia. But I can tell you, in 2008, the Pretoria University told me that this was a sea creature that made this. Ma l'Università di Pretoria mi ha detto nel 2008 che è stata una creatura del mare a fare questo. It just shows you how little they know. Non sanno niente. And here we have large claw marks into very large abbiamo pieces of segni, meat. tracce di artigli. More claw marks. Anche qui. These are not stones. These used to be pieces of meat. Queste non sono pietre, ma dovevano essere pezzi. What does that look carne. like? Like a crocodile, because it probably is a crocodile. È un crocodilo. Or a dinosaur. O un dinosauro. Let's use our common sense here. Usiamo il nostro buon senso. Large body parts, large bone knuckles. There's David Attenborough next to a very large Questo bone. qui è sì. Well, I have my own bone. There's a very large bone. But this is this is dolerite rock. Questa è dolorite. Here's a giant bone knuckle where the shaft of the bone has been cut off here. E questo qui è una nocca dove il resto dell'osso è stato tagliato. I'm going to carry on here. Giant phallus stones. Pietre a forma fallica. That's a giant phallus for you. I don't think that's a statue. I don't think anybody carved a statue of a giant penis. And that's a heart. That's a 300-ton heart. You can see where the aorta went in. Once your eyes get opened, and the problem is that even the stones at Adam's calendar turn out to be fossilized body parts. E anche le pietre di Adam's Calendar sono risultate essere dei fossili di parti del corpo. And suddenly our little sphinx turns out to be a big bone of some giant dinosaur type of creature or a giant. E anche questa piccola sfinge sembra essere stata un pezzo di un gigante. So what I'm showing you here, the more we learn, the less we know. Quindi più impariamo e meno sappiamo. And I'd like to invite you to join my video channel where you can learn a lot more.
Potrete, se volete iscrivervi al mio canale video, dove potete imparare molto di più. Next week you can join us on a shamanic journey. Potete venire la settimana prossima al nostro viaggio sciamanico. From the 18th of November to the 1st of December, I'm doing another research expedition. Una spedizione di ricerca ci sarà dal 18 novembre al 1 dicembre. And finally, Sam Osmanagich and I are doing another sacred journey to Africa from 31 January to 12th of February. E dal 31 gennaio al 12 febbraio Sam Osmanagich sarà con me in Sudafrica per fare un viaggio nell'Africa sacra. Or you can just choose, get on a plane and come visit us at any time, and you can take your own tour in your own time. Thank you very much for listening. It was great talking to you. Grazie a tutti per aver ascoltato.